ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, farò una cosa molto veloce, molto pratica, anche perché l'anno scorso mi sono accorto che non ho mai fatto una pasta fredda e visto che siamo in piena estate e sta facendo veramente tanto caldo, prepareremo questa. Quindi avremo bisogno dei peperoni, del sedano, del basilico, il cipollotto, il tonno al naturale, poi avremo dopo la maionese, eccetera eccetera. Quindi andiamo a tagliare i nostri peperoni, prima a strisce e poi a dadini. Ma se lo desiderate potete tagliarli anche più grandi. Facciamo anche la stessa cosa con i cuori di sedano. Poi facciamo lo stesso anche con il cipollotto, però tenete la parte verde, quella iniziale, perché vi servirà dopo. Con il basilico sovrapponiamo le varie foglie e poi le tagliamo a striscioline e le mettiamo insieme a tutto il resto. Insieme alle verdure adesso mettiamo anche il tonno al naturale sgocciolato per bene. Mettiamo un bel po' di olio d'oliva, il sale e del pepe macinato al momento. Infine aggiungiamo la maionese e mescoliamo il tutto per bene. Allora, quando io generalmente faccio la pasta fredda, io ritengo una pasta, tra virgolette, divertente, nel senso che cerco di utilizzare quei formati di pasta che generalmente non si utilizzano. Non so, tralasciando proprio gli spaghetti che non li vedo come pasta fredda, ma che ne so, le mezze penne, le maniche, oppure i rigatoni, eccetera. Là si prende della pasta un po' diversa. Io, tra quelle che ho voluto scegliere questa volta, ho scelto i cavatappi. Vedete? Sono fatti in questa maniera. Se la macchina me lo mette a fuoco, vabbè, ve li faccio vedere così, ecco. Ok? E allora adesso cuoceremo questi e poi li andremo a condire. E quindi mettiamo sull'acqua della pasta, la saliamo leggermente e aspettiamo che bolle. Bene, la pasta è cotta e allora adesso la andiamo a scolare. E ora la raffreddiamo anche sotto l'acqua fredda. E una volta fatto lasciamola scolare per bene. E versiamo i nostri cavatappi nel condimento. Del cipollotto adesso triteremo la parte iniziale, o però la parte verde, per dare colore e anche il profumo. Ed ecco la vostra insalata di pasta, fresca e gustosa. Buon appetito!